Ma come si improvvisa nel blues minore? La pentatonica vista stretta? Suonate sempre le stesse cose e volete fare qualcosa di nuovo? Beh ragazzi, questo è il video che fa per voi, quindi mettetevi comodi, piazzate un bel like ed iscrivetevi subito al canale. Tanto, se questo video vi farà addormentare, farete sempre in tempo a togliere il like. Ciao a tutti da Leonardo Vita Colonna, il vostro chitarra terapeuta di fiducia. Nel video della settimana scorsa avevamo affrontato il blues minore per quanto riguarda la struttura, gli accordi, la ritmica, il giro armonico e avevamo fatto dei confronti con il blues maggiore. Oggi invece, come promesso, vi farò vedere come improvvisare sul blues minore. È molto divertente suonare sul blues minore perché abbiamo molta più libertà rispetto al blues maggiore. In questo caso, infatti, cioè intendo dire nel blues maggiore, essendo basato su una serie di errori armonici, come per esempio il fatto di avere 3 accordi di settima che non risolvono mai, come dovrebbe fare un accordo di settima, negli anni si è sviluppato un ben preciso e determinato vocabolario che va assolutamente rispettato, senza il quale quando si suona praticamente manca il sound blues. Ebbene, nel blues minore questa cosa viene a meno. Ma prima che vada avanti scrivetemi subito nei commenti se preferite un bel bluesettone maggiore alla Steve Ray Vaughan per esempio o un polpettone minore strappalacrime alla B.B. King. Insomma, il blues minore ci lascia più liberi perché non c'è niente di strano da un punto di vista armonico. È un giro interamente costruito su una tonalità minore, dove la pentatonica e la scala minore naturale del primo grado regnano sovrane. Ma adesso vediamo appunto cosa suonare in un blues minore. Beh, la prima cosa da fare è suonare proprio la pentatonica minore, almeno nella forma quella che vi vendono con tutta la chitarra. Allora, gli esempi di oggi saranno in Si minore e userò una base di Trill Is Gone, vi lascio il link in descrizione, la base l'ho fatta io. Ecco qua la pentatonica di cui parlavo. Quindi la prima cosa da fare è ovviamente utilizzare la pentatonica in questa forma. Ma attenzione ragazzi, io lo so che vi brudono le mani e volete già andare là a fare 1000 lick, 1000 pattern. No, freno a mano, non vi dimenticate di suonare sempre in modo intelligente, cioè orecchie appizzate sugli accordi, pause e pensate un minimo a quello che fate. Sentiamo un esempio. Ho capito, vi siete rotti comunque della pentatonica e volete cambiare scala, ma io vi freno perché prima di cambiare scala iniziate a cambiare forma, rimanendo sempre in pentatonica. Questo perché? Perché pur essendo le note le stesse, ogni forma ha una sua meccanica e questa cosa vi porterà a suonare in un modo diverso. Quindi ogni forma vi offrirà degli spunti nuovi ed interessanti. Vediamo per esempio cosa si può fare su questa forma qui. Siamo sempre in Si minore. E su questa. Vi faccio vedere un paio di chicche. A proposito, nel link in descrizione potete scaricare le tablature e studiarvi tutto quanto. Andiamo! Ok, non ce la fate proprio più e la pentatonica vi ha frullato le gonadi, allora passate alla scala minore naturale. Già lo fate ma vi suona troppo scolastica, vero?
Seguite questo consiglio. Allora, innanzitutto evitate di suonare la scala minore per gradi congiunti, cioè tono, semitono, eccetera, eccetera, in questo modo qua. E te credo che suona scolastica. Quindi non pensatela più in questo modo lineare, ma al contrario continuate a pensare in pentatonica aggiungendo quelle 2 note in più mancanti. Parentesi teorica, vi ricordo che la scala pentatonica deriva da una scala diatonica alla quale abbiamo tolto 2 note. Se la vediamo come scala minore naturale, alla scala minore naturale abbiamo tolto la seconda e la sesta per ottenere appunto una pentatonica. Questa è la minore naturale, queste sono la seconda e la sesta, le tolgo e ottengo chiuso il pippone teorico. Quindi continuate a suonare in pentatonica, identificate quelle 2 note mancanti e cercate di inserirle ogni tanto. La nostra pentatonica era questa, per adesso facciamolo solo in questa forma, e le 2 note mancanti le ho qui, e nelle ottave sotto, quindi avrò, per esempio, vedete, pensando in pentatonica, ho proprio eliminato il concetto del mignolo, cioè non ho fatto questo. Sono andato a prendere addirittura il tono semitono in questo modo qua. Questo perché? Per non perdermi la profondità che mi dà la pentatonica quando faccio i vibrati con il monodito medio anulare, quando faccio i bending. Allora, quando inserite queste 2 note nella pentatonica, all'inizio fatelo anche un po' a caso, giusto per prendere dimestichezza. Poi, piano piano che avete fatto pratica, iniziate invece a stare molto attenti agli accordi, soprattutto per quanto riguarda la sesta. Perché? Perché questa, se usata male, può creare grossi problemi, mentre se usata bene può essere molto bella. Per esempio, quando arriva il secondo accordo del blues, nel nostro caso ci troviamo in Si minore, il secondo accordo è un Mi minore, la sesta sarebbe la terza minore del Mi minore, quindi una nota forte di quell'accordo. Quindi se riuscite a usarla proprio quando arriva quell'accordo là è molto bella. Sentiamo un attimo un esempio. Viceversa, se la utilizzo a caso e la vado a enfatizzare sul primo accordo, cioè sul Si, è veramente un calcio sui reni, ragazzi. Quindi, quando utilizzate la sesta, attenzione e orecchie ben aperte, a meno che non la usiate di passaggio. In questo caso non crea alcun problema, ovviamente. Per quanto riguarda la seconda, ragazzi, questa non crea problemi, può essere addirittura aggiunta sull'accordo di partenza e non ci sta alcun battimento, anzi si possono fare degli accordi molto piacevoli, sentite. Questa cosa fa sì che questa nota possa essere usata, diciamo, un pochettino a caso, anche se io proprio non concepisco l'idea di suonare a caso. Però, insomma, ci siamo capiti, siamo abbastanza liberi nell'usarla e non faremo mai grossi danni. Ma perché usarla a caso? A questo punto apriamo sempre le orecchie e andiamola a piazzare proprio quando ce vo'. Quando è per esempio che ci sta proprio bene questa nota? Beh, per esempio quando arriviamo sul Fa diesis, sia settima, nella modalità alla The Thrill Is Gone, sia Fa diesis minore, e nei blues nell'altra modalità. Andatevi a vedere il video della settimana scorsa dove parlo della struttura. Questo perché? Perché nel Fa diesis questa nota qui sarebbe la quinta dell'accordo, sia minore che maggiore. Quindi quando arriva nel nostro caso il Fa diesis settima,
ci sta bene quella nota. Ascoltiamo un attimo un esempio. Figa, no ragazzi? E su, dai, meno pigri con le orecchie e stiamo più attenti agli accordi. Comunque, ribadisco il concetto che la seconda può essere usata anche in modo molto più libero. Addirittura c'è chi parla di esatonica, cioè una pentatonica con in più la seconda. E possiamo aggiungerci anche la nota blues. Ok, spero che abbiate capito tutto. Adesso, una volta che avete preso dimestichezza con queste cose, fateci un po' di esperimenti, ovviamente, provate a cambiare anche tonalità, rimanete all'inizio sempre nella stessa forma. Quindi, dicevo, quando avete preso dimestichezza, finalmente passate anche alle altre forme. Quindi iniziate a visualizzare le due note mancanti in tutte le forme della pentatonica che state studiando. Scaricatevi il PDF con lo schema dove potete studiare questa cosa qua, sempre dal link in descrizione. Beh, il grosso l'abbiamo fatto, ma prima di lasciarci vi lascio un'altra piccola ma importantissima dritta. Quando arriva il Fa diesis settima, cioè il quinto grado nel blues minore, avevamo visto che potevate usare la seconda, che sarebbe la quinta del Fa diesis. In questo caso è Do diesis la nota. Adesso vi faccio vedere un'altra nota che potete e ogni tanto dovete usare, cioè la terza maggiore di questo Fa diesis. È interessante perché è una nota che non abbiamo nella pentatonica e neanche nella scala minore naturale, in questo caso sarebbe il La diesis. Vi faccio un esempio di questa nota qua. E quindi fatelo pure voi, no? Arriva il Fa diesis e mettetela su sta terza, che ve costa! Ma come beccare al volo questa nota? Vi do una dritta molto semplice. Dal punto di vista visivo cercate di vederla già rispetto all'accordo sul quale state suonando. Mi spiego meglio. Stiamo suonando su un Si minore, il blues è in Si minore. La nota di cui parlavo si trova qui. Pensate a una frase tipica di questo tipo. Ok? Se la vedete così dovreste arrivarci al volo a questa nota. Vi faccio vedere un esempio. Beh, quest'ultima parte del video richiederebbe sicuramente un video a sé stante. Dovrei parlare infatti degli accordi di dominante nelle tonalità minori, della scala minore armonica. Comunque mi appunto l'idea in agenda e prima o poi lo farò. Per oggi però basta, vi ho sbomballato abbastanza. Spero di essermi meritato qualche follower in più. Mettete like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, così verrete aggiornati ogni volta che pubblico qualcosa di nuovo. Ragazzi, buon blues!